Ciao ragazzi della primo quinto video, qua è il vostro Dan che vi parla. Questo è il primo video per quanto riguarda la part marketing, barra visualizzazioni, barra tag, barra parole chiave e sto scoprendo un po' di cose interessanti sui tags. Allora, prima cosa sono i tags di YouTube? Sono delle parole chiave che fondamentalmente descrivono il video. Si possono dividere in due diverse categorie, che sono la prima categoria specifiche e sono quelle che compaiono nella barra di ricerca quando qualcuno cerca in modo attivo i nostri video. Dall'altra parte invece abbiamo quelle un po' più generiche, che sono quelle invece che forse contano di più per noi, perché la gente non è che va a cercare i nostri video, ma sono quelle che servono all'algoritmo di YouTube per posizionarci nei video correlati. Il problema qual è adesso? Il problema è riuscire a dedurre quali sono le migliori parole chiave per il nostro video. YouTube appartiene a Google, come sappiamo tutti. Google ha anche all'interno una funzione gratuita che sapete essere Google Trends. Se andate in Google Trends scoprite che c'è anche una spunta o comunque un'opzione del menu a tendina che ci permette di selezionare i risultati di YouTube. Ad ogni modo è importante da notare che non possiamo mettere le parole chiave alla cazzo, perché alcune parole chiave sono ovviamente più cercate di altre. Se per esempio noi sappiamo l'onesto cittadino è un qualcosa che ha a che fare con azione, inseguimento, corsa, esplosione, boom, portafogli e tutte le parole chiave che vi vengono in mente. Per esempio, vi faccio un esempio: se noi dobbiamo scrivere pregiudizio come parola chiave, cosa che comunque è il tema del video, i pregiudizi, pregiudizio non tira come parole chiave. Se noi scriviamo per esempio esplosione, neanche esplosione tira con parola chiave. Però se noi scriviamo boom scritto con due O, allora lì sì ha un 75% di interesse, quindi quello è top. Per quanto riguarda il volume di ricerca non dobbiamo solo fermarci qua, perché se noi abbiamo tante persone che cercano quella parola chiave, ma anche tante persone che producono contenuti, magari che hanno più iscritti di noi, e che fanno gli stessi contenuti con quella parola chiave, siamo punto e a capo, perché vuol dire che saremo in un mare di contenuti dal quale sarà difficile emergere. Ecco perché noi dobbiamo cercare di avere il massimo rapporto tra il volume di ricerca, quello che la gente cerca, e il numero di contenuti che sono sotto quella parola chiave. Ora, se la gente cerca tanto, per esempio, la parola arancia, ma su YouTube non c'è nessuno che fa contenuti sulla parola arancia, questo significa che noi avremo un'altissima domanda ma una bassa offerta. Di conseguenza, se noi facciamo un video sull'arancia in cui facciamo le arance, coltiviamo le arance, mangiamo le arance e facciamo giocoleria con le arance, significa che YouTube ci premia perché tanta gente vuole vedere i video sulle arance e noi abbiamo tra i pochi o forse gli unici a fare video sulle arance. Quindi avere un alto volume di ricerca non conta un cazzo adesso. Perché? Perché dobbiamo appunto distinguerci dagli altri. Allora quello che ho trovato è un tool molto interessante, gratuito, che ho installato sul mio Safari, che si chiama TubeBuddy. Sostanzialmente TubeBuddy permette di fare cosa? Permette di andare in una sezione che si chiama Explore, nei nostri tag, e in questa sezione Explore digitiamo una keyword, per esempio digitiamo film azione, una delle tante keyword che potrebbe tirare. E quello che vediamo è che abbiamo un punteggio di 36 su 100, che vuol dire fair, non vuol dire good, vuol dire fair. Questo che significa è che tanta gente lo cerca, però abbiamo una buona competizione, significa che tanta gente produce contenuti con questo film d'azione. Appunto per questo abbiamo delle keyword, delle parole chiave che sono molto molto generiche, ed essendo molto molto generiche questo porta ad avere tanti contenuti, un'inflazione di contenuti all'interno di YouTube, e questo genera una non emersione del nostro contenuto. Se invece noi specifichiamo di più la parola chiave, mettiamo film azione comico, quello che accade è che si tira un peletto su la barra e quindi passiamo da essere fair a essere good come punteggio, da un 36 su 100 a un 45 su 100. Questo significa che abbiamo veramente poca competitività, però anche poca gente cerca film d'azione comico. Quindi questo per quanto riguarda il trend. E adesso toccherà fare una bella ricerca per quanto riguarda quali sono le keyword migliori per onesto cittadino. Ciao ragazzi della primo quinto video production, bacioni. Ah, un'altra cosa, a proposito di bacioni, dato che noi abbiamo come titolo onesto cittadino, sapete un po' che cosa ci suggerisce questo TubeBuddy come
parole chiave principali sia per il video sia per il nostro canale, dato che abbiamo onesto, cittadino, onesto, onestà, e pensavo anch'io a Movimento 5 Stelle, invece no. Matteo Salvini, Lega Nord. A quanto pare facciamo video di politica adesso.